Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, bentornati in una nuova puntata del nostro Lui Lei, dove oggi andiamo a esaminare come tema quell'amore che il tempo non è riuscito a cancellare. Perché ci sono amori che finiscono, amori che anche quando la vita cambia direzione non se ne vanno mai davvero. È un archetipo. Quell'archetipo dell'amore che il tempo non è riuscito a cancellare. Amore, sai, quegli amori che ogni tanto ti tornano nei pensieri, nei sogni, nei ricordi. Magari mentre stiamo vivendo un'altra relazione, magari mentre stiamo costruendo una nuova vita, eppure dentro di noi qualcosa continua a vibrare. A chi è che non succede? Dai, tutti. Non è sempre nostalgia, cioè non è sempre desiderio di tornare indietro, eh. A volte è il segno che quell'incontro ha lasciato un'impronta nell'anima. Allora capire quell'impronta serve a realizzare amori autentici, anche magari con questa stessa persona. Amori più completi perché ti riportano al centro, a te. Alcune persone entrano nella nostra vita non solo per accompagnarci per un tratto di strada, ma per cambiarci per sempre. Migliaia di voi lo sanno bene. Anche quando le strade si separano, ecco, quell'amore continua a vivere nei mondi sottili, no? Nelle scelte che facciamo oggi, nel modo in cui amiamo, nel modo in cui ci proteggiamo, anche nel modo in cui ci apriamo o chiudiamo il cuore. Allora questa lettura nasce proprio per questo, per guardare insieme quegli amori che il tempo non è riuscito a spegnere, per comprendere che cosa è rimasto vivo nel cuore di lui e che cosa è rimasto vivo nel cuore di lei. Perché a volte un amore continua a influenzare il presente senza che ce ne rendiamo conto, eh. Un amore continua a influenzare il presente nelle relazioni che viviamo oggi, nelle persone che incontriamo, nelle paure che portiamo dentro, ma anche nella capacità di amare in modo più profondo. Quindi questa lettura non serve a riaprire le ferite, serve a dare senso a ciò che è stato, a capire quale dono quell'amore ha lasciato nella nostra vita e soprattutto a vedere come questa storia continua a parlare al nostro presente e al nostro futuro. Perché ogni amore che attraversiamo, anche quando sembra finito, in realtà ci sta lavorando dentro un insegnamento dell'anima. A volte basta comprenderlo per sentirsi finalmente più liberi, no? E allora oggi prendiamoci questo spazio di consapevolezza e vediamo cosa c'è veramente. Lasciamo che sia il cuore a guidarti e vediamo cosa ci raccontano oggi i tarocchi su quell'amore che il tempo non è riuscito a cancellare. Allora, dividiamo in 3 atti la lettura e vediamo che cosa ci dicono e cosa accade. Può accadere di tutto in base alle carte che escono. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia verità, libertà, amore e prosperità. Sabbe Satta Sukkihontu. Se hai già in mente una persona, pensa a quella persona, ok? Ovviamente lo stai già facendo. Possono essere anche più persone. Se hai in mente quella persona, visualizza quella perché è un archetipo, è un veicolo. O vediamo anche quei veicoli cosa ti stanno dando adesso, se sono più di uno, no? Solitamente può essere più di uno o uno. Allora, atto primo, la memoria del cuore. Prima carta, energia di lui in questo momento o dell'altra persona.
Energia di lei in questo momento, o tua in questo momento, lo stato emotivo reale. Terza carta, il filo invisibile che ancora vi lega. Cosa mantiene viva questa connessione? Partiamo da qui. Energia di lui in questo momento. Il giudizio, caspita. E qua si preannuncia una stesa molto interessante. Parliamo anche probabilmente per alcuni di voi di ritorni di fatto. Ma il giudizio come energia di lui è come se stesse avendo un'epifania in questo momento, una rivelazione. La sua vita in questo momento sta prendendo una piega animica, cioè come se si fosse svegliato, una botta di uno schiaffo della vita, ok? Scopre qualcosa, una rivelazione, una wow, oddio, a seconda del livello di consapevolezza dice oh wow oppure oddio. Sì, sta avendo un richiamo dell'anima fortissimo, fortissimo in questo momento, a seguire i passi che gli vengono indicati intuitivamente dall'anima. È la resurrezione dei morti il giudizio, no? Cioè il passato che riemerge con le ferite, le paure, le ombre, le richieste dell'anima. Wow! Qual è l'energia di lei in questo momento? Lei è vincente. Il 6 di bastoni mi parla di lei che ha un'energia di riconoscimenti, di sapere quanto vale, di sentirsi riconosciuta nel mondo, nella propria vita, con la sensazione di poter realizzare qualunque cosa autonomamente, sente di aver riconosciuto chi è, il suo valore. Il 6 di bastoni viene dal 5 di bastoni, no? Tutti i 5 sono i conflitti, i contrasti, le competizioni, i disagi, sai, il dio Ares quando si muove. Ecco, quando andiamo al 6 di bastoni, è come se qualsiasi tipo di conflittualità con l'altro, con gli altri, siano stati risolti e lei ne esce vincente. Quindi si sente orgogliosa di chi è, si sente orgogliosa di quello che ha realizzato nella sua vita fino a questo momento e questo orgoglio le permette di sentirsi apprezzata, amata, sa di valere. Questo è il suo stato emotivo reale. Emotivamente lei sa di valere tanto. E vediamo qual è il filo invisibile che ancora li lega, cosa mantiene viva questa connessione. Il fatto che entrambi non possono lasciarsi andare profondamente, il 4 di denari. Ci sono le campane, non so se le senti. Cosa mantiene viva questa connessione? Il fatto che entrambi sentono un valore intrinseco nel rapporto che hanno avuto, un valore profondo che ha strutturato la loro anima. Entrambi sentono che è qualcosa di prezioso, talmente prezioso questo legame, che ha strutturato la loro vita e continua a dare una struttura alla loro vita. Wow. Vediamo adesso. Molti maschili si stanno svegliando adesso, lo spirito del legame ha lavorato per manifestarsi adesso nell'epifania del maschile. I femminili ci sono già arrivati. Ok, vediamo atto secondo, ciò che è rimasto nel cuore. Ciò che è rimasto nel cuore. Qua metteremo 4 carte che sono il fulcro proprio. Allora, quarta carta. Quale esperienza vissuta con lei è rimasta incisa nel suo cuore e continua ancora oggi a influenzarlo? Quale esperienza vissuta con lei
è rimasta incisa nel suo cuore e continua oggi ancora a influenzarlo. Quella carta che estrarremo adesso è la memoria che lo ha trasformato. Con lei ha conosciuto il vero amore ed è stato così felice con l'asso di coppe che è proprio l'amore, l'esperienza vissuta con lei, che è rimasta incisa nel suo cuore e che continua oggi a influenzarlo, è quello che il vero amore è possibile. Disarmante questa stesa. Ciò che lo ha trasformato è che con lei ha aperto il suo cuore per la prima volta, l'asso di coppe. Il suo cuore grondava d'amore, lacrime di gioia. Il vero amore è possibile. E un asso di coppe non è un due di coppe, ciò significa che ha una valenza ancora più profonda, perché la relazione con lei ha permesso a lui di comprendere che il vero amore è possibile. Il vero amore è come se lui avesse riconosciuto il suo valore di uomo o di essere umano grazie a lei. E questo gli ha dato lacrime di gioia. Caspita. Quale memoria di questo amore vive oggi ancora dentro di lei e continua a influenzare il suo cuore? Andiamo a vedere se è o una ferita sacra o un dono che la relazione ha lasciato a lei. Quindi quale memoria di questo amore vive ancora dentro di lei e continua a influenzare il suo cuore? La temperanza. Questa relazione gli ha finalmente dato l'equilibrio degli opposti. Questa relazione l'ha portata finalmente a essere in pace dentro di sé, a capire come guarire. Questa relazione le ha portato l'arte della guarigione consapevole. Questa relazione le ha portato l'arte di saper sanare le ferite del passato. Questa relazione le ha portato l'arte di saper guidare la propria interiorità sempre verso l'equilibrio, riportare sempre l'equilibrio tra visibile e invisibile, gli opposti, umano e divino. L'angelo della temperanza è l'amante mistico, dipende dalle tradizioni, no? È l'angelo custode per il cristianesimo, l'amante mistico, lo spirito guida, la sposa celeste. Questa relazione le ha permesso di portare equilibrio in sé, di accedere all'arte della vera guaritrice, di diventare una vera guaritrice. Allora, queste due carte parlano dello stesso momento, ma da due cuori differenti. Cosa voglio dire con questo? Che quando lui ha scoperto la sua capacità di amare, grazie a questa relazione, lei ha avuto accesso alla chiave della guarigione. In contemporanea. C'è stato un momento in cui c'è stato un amore enorme, e lei ha sentito la guarigione avvenire in sé. Bellissimo, eh? Sesta carta. Qual è eredità emotiva del legame? Cioè cosa questo amore ha lasciato tuttora tra di loro anche se sono separati. Quindi cosa questo amore ha lasciato tra di loro anche se separati. L'eredità emotiva del legame. Non accontentarsi mai. 4 di coppe.
Eredità emotiva del legame, cosa questo amore ha lasciato tra di loro anche se separati. Non accontentarsi mai e soprattutto carpe diem, cogliere l'attimo. Allora, qua c'è una persona annoiata che guarda queste coppe e non riesce a vedere la coppa del divino che gli viene incontro. Come eredità emotiva del legame, quello che ha lasciato tra di loro è che un qualcosa arriva da un momento all'altro, anche quando stai annoiato, anche quando non te ne accorgi, quella cosa arriva. Eredità emotiva del legame è carpe diem, cogli l'attimo. Ehm, e ogni attimo vale la pena di essere vissuto per quello che è, perché ogni attimo è manifestazione dell'amore divino. Quindi l'eredità emotiva del legame è non accontentarsi più di briciole o di ciò che non fa perfettamente, è meno dell'amore vero, non accontentarsi di ciò che è meno dell'amore vero e soprattutto anche carpe diem, cogliere l'attimo, perché magari quando tu stai annoiato, annoiato, la vita continua a camminare, a scorrere, se tu sei presente a te stessa o a te stesso, cogli l'attimo. E quindi ti ha insegnato a essere sul pezzo questo legame, a cogliere l'attimo. Sì. Vediamo qual è adesso il dono interiore di questo legame sospeso, cioè la medicina dell'anima che emerge dalla dolce nostalgia. La medicina dell'anima. Il dono interiore di questo legame. Il Cavaliere di Coppe. Saper amare. Muoversi solo quando si è spinti dall'amore. Il dono interiore di questo legame è il Cavaliere di Coppe, che mi parla della, come dono che hai ricevuto e anche questa persona dell'amore di farsi avanti senza riserve quando il cuore batte, senza riserve, farsi avanti quando il cuore batte significa che quella è la via, che quella è la strada, al di là dei preconcetti, pregiudizi, quella è la via, quella è la strada. Questo è stato un grande amore, ragazzi miei ragazzi, che è ancora in auge come archetipo, è arrivato l'archetipo del grande amore e ti ha insegnato a mettere, a diventare una guaritrice, un guaritore, ad aprire il tuo cuore. Quello che ha insegnato questo legame è darsi alla vita senza riserve, darsi alla vita, darsi alle persone, saper corteggiare la vita, corteggiare il divino, si dice nello yoga tantrico, no? Corteggiare il divino, finché il divino non ti guarda, corteggialo, ammalialo, così si dice nello yoga tantrico. Cioè, fatti notare dal divino. Come ti fai notare dal divino? Amando appassionatamente tutto ciò che hai davanti. Questo ti ha lasciato in eredità questa relazione, bellissimo. Non nego che ci può essere un grande ritorno. Magari per una frazione di voi, per un frangente, insomma, sì. Però noi stiamo lavorando sugli aspetti, no? Atto terzo, la visione dell'anima, il potenziale trasformativo. Non escludo, volevo dire, ecco. Ottava carta, cosa l'anima vuole che tu sappia da questo legame? Cosa l'anima vuole che tu sappia da questo legame? Il 10 di spade vuole che tutto ciò che hai sofferto, l'anima vuole che tu
sappia che la chiusura di questa relazione non è stata una chiusura, anche se è stata una chiusura dolorosa, ti ha insegnato qualcosa di molto profondo. Questa storia ha già mostrato tutta la sua verità. Non c'è più nulla da idealizzare, non c'è più nulla da aspettare o da immaginare. Tutto quello che questo amore doveva rivelare è già accaduto. L'anima quindi non ti chiede di continuare a restare dentro la ferita, ma ti chiede di riconoscere il compimento del ciclo. Questa relazione ha avuto una funzione precisa: aprire il cuore, trasformare entrambi interiormente e portare una presa di coscienza profonda. A un certo punto l'anima qua ti sta dicendo: ora sai. E quando l'anima sa, il ciclo è completo. Ora, anche se per te il cielo è ancora un po' scuro, ma il 10 di spade, che è l'ultima fase delle spade, ti dice che all'orizzonte sta già sorgendo il sole. E questo è il dettaglio che cambia completamente il senso di questa carta, perché il messaggio è: ciò che è finito non può essere riportato indietro, ma ciò che è nato dentro di te non può più esserti tolto. Questo amore ti ha cambiata o ti ha cambiato nel profondo, ha aperto qualcosa nel tuo cuore, nella tua sensibilità, nella tua capacità di amare. Ed è questa parte che rimane viva. L'anima vuole che tu sappia che questa storia ha fatto già il suo lavoro. Ora non devi più soffrire per ciò che è stato. Devi solo portare con te ciò che sei diventata grazie a questo amore. Il 10 di spade è una liberazione dal passato. Non cancella l'amore che c'è stato, ma ti restituisce la tua energia per il futuro libera, energia libera dagli appesantimenti. Questa è stata una storia karmica dell'anima che ti ha insegnato a venirne fuori vincente, la rivelazione. Un grande amore vincente, anche se hai avuto situazioni molto difficili, è stato un grande amore vincente, vincente. Ecco perché non si dimentica, è molto potente questo amore. Ma l'anima ti dice: non stare più nella sofferenza, ti ha già dato quello che doveva dare. Qual è il messaggio dell'amante mistico a tal proposito? Per molti di voi è stata una storia devastante, perché soltanto grazie a questo stage di vita potevi imparare l'arte del guarire. E questa persona l'arte di amare. Qual è il messaggio dell'amante mistico? E infatti è uscita la torre. Il messaggio dell'amante mistico è la torre. Distruggi la tua vecchia identità, o meglio, tutto quello che credi di essere, tutto quello che credi di sapere, tutto quello che credi di aver saputo. La torre è la grande liberazione. Liberazione da cosa? Da paure, resistenze e attaccamenti. Se tu hai vissuto un amore tragico con questa persona, era perché tu ti liberassi e imparassi l'arte del guarire. L'hai già innestata questa cosa. Questo amore è stato un evento di risveglio. Non è entrato nella tua vita per essere una storia tranquilla o lineare, l'anima gemella in quel senso, no, è entrato per rompere qualche cosa e in questo qualche cosa ci sono illusioni, aspettative,
tutte le immagini che avevi dell'amore, della vita e di te stessa, per superare paure, resistenze e attaccamenti all'amore vero. Questo amore ha rotto anche le strutture che credevi sicure e l'ha fatto perché l'amante mistico ha uno scopo ben preciso: liberarti da ciò che non è autentico. E te l'ha fatto vedere in questa relazione. Chi è che di voi non ha avuto una relazione così forte? Io l'ho sempre raccontata, una delle mie più che mi si confà, ecco, mi si confà, benedetta sia questa torre, altrimenti non avrei potuto realizzarmi. Perché questo incontro è stato così forte? Perché quando compare la torre significa che questo legame è stato un fulmine nella vita, un incontro che ha sconvolto gli equilibri, ha fatto emergere emozioni potentissime, ha aperto delle parti del tuo cuore che forse non conoscevi nemmeno, ma anche un incontro che ha fatto cadere le vecchie illusioni sull'amore, il possesso, la gelosia, l'attaccamento, le paure. L'amante mistico ti dice: non guardare a ciò che è stato distrutto, sai? Guarda a ciò che è stato liberato. Perché la funzione sacra di questo legame è arrivato per farti uscire da una vecchia versione di te, per risvegliare la tua sensibilità, la tua arte terapeutica da sciamana, da sciamano, per portarti verso una verità più profonda sull'amore. È per questo che spesso le relazioni della torre sono indimenticabili. Non perché siano perfette, ma perché ti cambiano per sempre. Il crollo in questa relazione era necessario, perché solo quando la torre cade l'anima può finalmente costruire una casa vera. Questa è una grande trasformazione karmica. Questa storia non era destinata a lasciarti come eri prima, era destinata a risvegliarti. Sì. Vediamo adesso, 10ª carta, come trasformare questa nostalgia energia, questa energia in potere interiore. Come trasformare questa nostalgia in potere interiore. Si è girata da sola, bellissimo, è uscito un 4 di bastoni, ecco, appunto, è l'8 di spade. Come trasformare questa nostalgia energia in potere interiore? Non sentirti bloccata dalla nostalgia o dal ricordo di questo amore, cioè la mente vuole acciuffare, sta acciuffando il ricordo di questa immagine, di questo veicolo, di questa persona per impedirti di essere felice, va bene? Quindi. L'otto di bastoni mi dice che, scusami, l'otto di spade mi dice che la nostalgia diventa pesante quando la tua mente crea una gabbia di pensieri, quando continui a pensare a quello che poteva essere, immaginando scenari diversi, e magari ti chiedi se solo avessi fatto quello, se solo lui avesse capito. No, no, era inevitabile questa distruzione qua, non è possibile, non era possibile, era scritta. Quindi l'otto di spade, la verità è questa, la prigionia non è reale, è solo mentale. Quindi questa persona è bendata e legata, ma se guardi bene le spade non sono chiuse intorno a lei, qua davanti non ci sono spade. Questo significa che l'energia di questa nostalgia diventa potere quando smetti di combatterla oppure di analizzarla. Potevo fare così, se solo lui avesse capito, se solo io avessi capito, se avessi fatto così. La riconosci, la senti e poi lasci andare la storia
quella storia che la mente ti sta raccontando, tu. Ed ecco che entra in scena il 4 di bastoni. Questa carta parla di radicamento, di gioia semplice, di celebrazione della vita. Allora, il messaggio qua è questo: l'energia che hai investito in quell'amore non deve restare nel passato, perché deve diventare la base su cui tu costruisci la tua felicità oggi. Perché il 4 di bastoni ti dice questo: crea bellezza nella tua vita. Quindi come trasformare questa energia di questo legame in potere? Crea bellezza nella tua vita, circondati di persone che ti fanno sentire a casa. Celebra ciò che sei diventata o diventato grazie a questa esperienza. Perché il 4 di bastoni a livello sciamanico è la carta del ritorno alla propria tribù, alla propria anima, alla propria casa interiore. Queste due carte insieme raccontano proprio questo processo, no? Prima accorgerti, sto restando intrappolata nel ricordo. Poi fare un piccolo atto di potere, riporto questa energia nella mia vita e quando lo fai la nostalgia cambia forma, non è più mancanza, ma diventa una memoria calda che ti ha reso viva o vivo. Quindi in questo caso la nostalgia diventa potere quando smetti di vivere nel ricordo e inizi a costruire la tua casa interiore con ciò che quell'amore ti ha insegnato. E allora il cuore non resta più nel passato in modo vittimistico, ma diventa uno spazio dove la vita può ancora festeggiare. È molto bello, molto bello. E le grandi relazioni. Vi ricordate il video Magia Pratica Zero, la storia d'amore? Mi ricorda quello, il podcast, con la mia esperienza personale. Sì. Fammi mettere due specifiche qua. Energia di lui in questo momento sul giudizio, perché voglio chiarire quello che ti ho detto all'inizio. Sul giudizio, energia di lui in questo momento. Sì, infatti, paggio di coppe. Allora, senti, alcuni di voi avranno un ritorno di questa persona in modo molto timido, con un messaggio molto dolce, con una grande rivelazione. Però poi sta a te, sta a te, che vedo un incontro, però poi sta a te. Sì. Peraltro è possibile che questa persona abbia avuto anche un figlio nel frattempo. Sì, qua c'è il 7 di denari, peraltro stavo aspettando di mandarti un messaggio. Sul 10 di spade. Il Papa. Guarda, allora, questa relazione ti ha portato un upgrade, ti ha portato a sentire la voce dell'anima, sei perfettamente guidata, guidato. C'è stato un insegnamento karmico potentissimo in funzione della tua linea del destino. Cioè affinché il tuo destino si schiarisse sempre di più. Alcuni di voi hanno lasciato un matrimonio, hanno lasciato si sono separate da un'altra relazione perché era arrivata questa persona o c'è stata la separazione tra di voi. Cose molto forti sono successe in questo legame. Adesso voglio mettere un'altra carta. Guarda, faccio un'altra cosa con questo. Per quanto riguarda i ritorni effettivi sul piano della realtà fenomenica, ritorni effettivi,
tra te, pensa a quella persona che stai pensando fino a questo momento, vediamo per un ritorno effettivo se esiste questa possibilità o se è remota o se, avendo pacificato gli aspetti, adesso hai un incontro verso un vero amore, vediamo, verso per un ritorno effettivo, da quando guardi il video, Sì, c'è un re di coppe. E allora il re di coppe è una persona che è maturata a livello emotivo grazie a questa relazione. Qua c'è un due di denari, potrebbe esserci la voglia di equilibrare le cose che sono accadute tra di voi, però è una persona matura a livello emotivo, una persona rispettabile, una persona che comprende eh, le proprie vulnerabilità e quelle degli altri. È una persona che si capisce anche nel silenzio, una persona che ci si comprende, c'è questa possibilità. Ovviamente siamo a migliaia, però qual è il senso? Al di là se non è la stessa persona, tu avrai la possibilità di incontrare veramente, o l'hai già incontrato, una persona veramente matura a livello emotivo. Non è la persona con la relazione che si distrugge, è la relazione che costruisce sulla base di una emotività, sulla base di una maturità emotiva raggiunta. Sì, questa persona qui, dalla relazione di questa fiamma interiore, la fiamma che brucia e spacca, anche i legami, quelli che dove presuppongono più karma possibile da evolvere, ecco, si affaccia una relazione appagante. Sì, può essere, ripeto, anche la stessa persona. Sulla guarigione, sulla temperanza, sulla memoria di questo amore che vive dentro di te. Ah, la vittima, ti sei sentita vittima in questo legame e ehm, grazie a questo legame sei passata da vittima a mago, hai portato guarigione dentro di te, non ti senti più vittima del legame, o è questa la guarigione verso cui stai andando? Dipende sempre dal livello di consapevolezza che avete raggiunto fino a questo momento, no? Però è questa la direzione del legame. La guarigione dentro di te, non additando l'altra persona come la causa del male o la causa del problema, ma vedere l'altra persona come veicolo del divino, dell'amante mistico, affinché tu potessi anelare a qualcosa di autentico, di vero, di piena realizzazione. Quindi la sanazione della vittima. Sì. Che stavo mettendo? Queste. I miei oracoli sull'asso di coppe con il re di coppe. Vediamo nel profondo questa persona cosa sente, quindi per te. I miei oracoli potete trovare sotto, nell'info box in descrizione. Cosa sente questa persona per te? Cosa c'è nel suo cuore? Io ti stupirò. Qua parliamo di una persona che ha raggiunto una maturità emotiva molto alta e vuole stupirti, vuole stupirti. Qua veramente ti stupisce. Sì. Ho sempre avuto paura dell'amore. Poi sei arrivata tu e mi hai sorriso, sono spacciato, mi sono innamorato. E sì, parliamo di una persona che sta avendo questa epifania emotiva in questo momento, questo quindi che con la tua presenza, col tuo sorriso, con la tua leggerezza, col tuo essere, si riscopre innamorato, eccolo qua, re di coppe. Cos'altro? Mi hai strappato il cuore, sì.
Ragazze mie, è una bellissima storia questa. Vediamo perché è accaduto tutto questo. 10 di spade e torre. Per aiutarti a guarire. Eccola, la temperanza per aiutarti a guarire. È stata benedetta questa connessione, anche se è stata tragica. Proprio perché, come ti ho detto prima, proprio perché è stata tragica, o potrebbe esserlo stata, che ehm, è la svolta, capito? Non era destinata a lasciarti come eri prima, ma a sanare. Che cos'è sanare? Essere sempre più vicina all'amante mistico, cioè al divino, cioè all'invisibile, a portare guarigione nei tuoi aspetti interni. Ma ci sei, eh? C'è un bellissimo 6 di bastoni, quindi sì, bellissimo. Adesso, ragazze mie e ragazzi, voglio mettere una carta degli angeli queste per concludere il messaggio di oggi, quell'amore che il tempo non ha potuto, non può cancellare, no? E grazie a questo amore se tu vivi delle relazioni importanti adesso, consapevoli. Sfidare la gravità, il potere del pensiero guidato dalla luce, abbondanza e prosperità spirituale. Questa relazione ti ha portato un'abbondanza e prosperità spirituale senza precedenti, perché quando la torre spacca, quando il fulmine spacca la torre, esce tutto quello che era contenuto, sfidando appunto la gravità. La gravità cos'è? È il peso. E il peso del vittimismo in questo caso, sono uscite già le carte, no? Il peso del vittimismo, il peso delle responsabilità, il peso della mente razionale. E quindi questa relazione ti ha aperto una prosperità spirituale senza precedenti che ti dà la possibilità di realizzare relazioni sempre più appaganti. Questa è la relazione proprio, è quella storia lì, è quella storia lì, quella storia che non è destinata a lasciarti come eri prima, ma a svegliarti. Sì. Wow, questa storia ti ha lasciato una profondità senza precedenti, una sensibilità senza precedenti e una capacità di amare altissima, soprattutto perché ha fatto male. Quindi la verità è che il nostro cuore è molto più grande delle storie che attraversa. Mentre ricorda, il nostro cuore allo stesso tempo continua a vivere, ad aprirsi, a incontrare la vita. Quindi se nel tuo cuore c'è nostalgia per questa persona, qualche sensazione, no, di questo tipo, non combatterla, accoglila, accoglietela come si accoglierebbe un vecchio canto, no? Attraverso la pacificazione, semplicemente uketamo, dai un posto. Voi che avete amato davvero non siete più la stessa persona di prima. Voi adesso conoscete il linguaggio dell'anima. E proprio per questo sei pronta o pronto, quando la vita vorrà riconoscere un amore veramente che ti appartiene, o con questa persona, o l'abbiamo visto con questa persona che ha una maturità emotiva elevatissima. Sì. Ragazze e mie ragazze, non aggiungo nient'altro. È stata una lettura molto toccante e bellissima. Io concludo qui, ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!